Idrogeno e celle a combustibile. Se ne sente parlare sempre più spesso, soprattutto in ambito mobilità green, come valida alternativa alle auto elettriche e alle auto a combustibili fossili. Ma nello specifico di cosa si tratta? In rete possiamo trovare facilmente informazioni su cosa siano le celle a combustibile, come funzionano. Diciamo, per farla breve, che è un sistema di produzione di energia alternativo basato sull'idrogeno, quindi un'energia pulita, che serve per alimentare dei motori elettrici. In pratica vediamo che ci sono tantissime ricerche, tantissimi studi per l'applicazione di questa tecnologia sulle autovetture, su autobus, mezzi di trasporto, imbarcazioni, e c'è uno studio notevole per quanto riguarda la loro applicazione. Che implicazioni porta? Le implicazioni sono notevoli. In questo caso non voglio parlare delle implicazioni relative al tipo di carburante, ma vorrei parlare di quelle che sono le implicazioni a livello impiantistico. Un impianto a celle a combustibile richiede diverse tipologie di scambio termico per raffreddamento, riscaldamento, recuperi energetici. La sfida è legata alle altissime temperature relative a questo tipo di ciclo. In questo caso bisogna sviluppare quindi degli scambiatori di calore adeguati a resistere alle elevate temperature che si sviluppano in certe parti del ciclo termico. Gli scambiatori a piastre, anche in questo caso, con la loro efficienza e la loro compattezza, sono ideali per le applicazioni automotive, in quanto riescono in poco spazio a fornire un'efficienza di scambio notevole. Si tratta di scambiatori che resistono a elevate temperature, quindi temperature prossime anche ai 900 gradi. Non vi voglio tediare con la tecnologia prodotta, ma esiste una tipologia di scambiatori a piastre saldo-brasate che va bene per questo tipo di applicazioni. Come potete vedere in questa serie di immagini ci sono diverse applicazioni di scambio termico su questi cicli. Alcune sono decisamente semplici, alla portata anche di condizioni di lavoro molto standard, diciamo così. Peraltro il fluido in circolazione è acqua deionizzata. Di conseguenza ci sono anche delle implicazioni a livello di compatibilità dei materiali. Serve la ISI 316, serve una resistenza all'acidità dell'acqua elevata. Servono quindi degli scambiatori particolari per queste applicazioni, studiati appositamente. Dal punto di vista green, il mio parere è che l'auto elettrica non sia la soluzione definitiva, in quanto alla fine bisogna capire come viene prodotta questa energia. Se l'energia elettrica è prodotta da generatori che utilizzano combustibili fossili, abbiamo semplicemente spostato il problema. Lo stesso dicasi per l'idrogeno. L'idrogeno deve essere prodotto da impianti green, altrimenti anche in questo caso stiamo spostando il problema. Però devo dire che ci sono tantissimi studi in questa direzione e l'obiettivo comincia a essere alla portata. Buona giornata, grazie.